Nequaquam. Sembra proprio lo faremo per davvero. Appresa l'idea, anche la nostra amica Silvia ha deciso di unirsi a noi. Tutto è nato da un desiderio manifestato da Daniel diverso tempo fa. Condividendo con lui le intenzioni che lo muovono e l'attitudine a compiere lunghe camminate, non ho potuto far altro che aiutarlo a dar vita a questo progetto. L'inizio però, per lui, non è dei migliori. Chiudo la fila io. Dopo mesi di attiva raccolta fondi e programmazione, finalmente in viaggio. La tappa del giorno è Savona, a circa 40 km da Genova. Lì saremo ospitati per una notte dai miei cugini. La nostra volontà è di muoverci esclusivamente a piedi, coprendo in media 20-30 km al giorno. In totale saranno circa 1500 km da completare in 50-60 giorni. Dobbiamo un attimo esercitarci a fare una faccia che incoda terrore. Non sarà difficile. La destinazione è Mont Saint-Michel, luogo che da sempre ci affascina e che si sposa perfettamente con le nostre esigenze. Per raggiungerla, infatti, possiamo seguire un percorso quasi totalmente pianeggiante, senza incontrare grandi città e soprattutto partendo direttamente da casa nostra. Quello che ci interessa però è l'essenza dell'avventura, l'influenza che può avere su di noi in questa età di crescita. Sperimentare come può variare la nostra percezione di spazio e tempo, indagare ogni angolo remoto di noi stessi e tornare con un'assoluta coscienza di sé. Questo è Nequaquam. Ma già ci rendiamo conto delle difficoltà fisiche che incontreremo. Dolore ai piedi, alle spalle, caldo e sete. Fontana! Acqua! Questa funziona! Acqua! Questa funziona! Infatti le bottiglie d'acqua che ci prepariamo al mattino, nel giro di poche ore diventano bollenti e imbevibili. Allora, sei stanco dopo la prima tappa? Minchia, sono malissimo le ginocchia. Cioè, ginocchia, le gambe, i piedi. Minchia. Spero di dormire bene. Ho preso la focaccia, poi c'è il latte, o il tè, Tutto i vai! biscotti, lavori fatti da me. Belli! Un castello di Varazza, Dammi. miei clienti, Grazie. Guarda te! il prima e dopo del coso. Ecco, questo, Ah, ecco qua. questo era quando è Sì. ordinato. E questo? Mamma mia! E lui ce l'ha nel sangue. Senti, pum pum. Tutti bagnati. Muoversi solo a piedi è faticoso, ma noi vogliamo camminare e camminare. È bastato questo istinto a darci la forza di partire. Ora ci sentiamo estraniati da tutto, ma contemporaneamente viviamo ogni singolo centimetro del nostro tragitto. Continuiamo la marcia costeggiando il ponente ligure. Superata Vado, i paesaggi si fanno meravigliosi e le soste diventano più frequenti. Ma le strade sono spesso pericolose e non a misura d'uomo. Verso sera incominciano a venire fuori i primi cedimenti fisici e mentali. I dolori per le vesciche si fanno insopportabili e la stanchezza avanza. Il campeggio che abbiamo prenotato è più lontano del previsto e la giornata sembra interminabile. Arriviamo a Borgio Verezzi che è già notte. 2 pattini classici
pattini di una volta dei bambini, ce li si attacca sotto e si tira. Vedremo cosa fare di questo Sarà passo. tutta un'invenzione. E tu che scrivi? Ok, grazie. Il nostro umore, in queste condizioni di fatica, è più che mai fragile e mutevole. Basta così una notte difficile per demoralizzarci. Il morale è a terra. Nelle nostre menti, silenziosamente, si insinuano i primi dubbi sulla riuscita dell'impresa. Come possiamo arrivare fino a Mont Saint-Michel se dopo solo 2 giorni siamo già a pezzi? Ma qui, in questa fabbrica abbandonata di pietra ligure, come nella zona tarcoschiana, si vedono realizzati i propri desideri più profondi. O almeno questo ti fa credere. Ora sentiamo i nostri bisogni appagati, recuperiamo le forze e la giornata incomincia a migliorare. Guarda, non so dividere la roba pesante, bagnata. Occhio. Ad Albenga ci aspetta una specie di pit stop riuscito grazie all'aiuto dei nostri genitori. Qua forse mi ispira di più. Questo qua è meglio. Però non c'è. Tutto in paglia. Daniel finalmente ha di nuovo un cappello. E io, a causa dei dolori alla schiena e alle spalle che mi stava provocando, sono costretto a cambiare zaino. Quella sera, vista la brutta esperienza in campeggio, cerchiamo un altro tipo di soggiorno. Grazie agli agganci di Silvia come scout e dicendo di avere la tenda bagnata, troviamo da dormire in un oratorio. Hermes Porvella, waiting for the golden outside. Hang it up, hang it up, hang it up, hang it up. Roll high. Buona giornata. Grazie, grazie mille. Mandare Silvia a chiedere ospitalità in parrocchia si rivela una tattica vincente. E stavolta, con la scusa della tenda rotta, ci lasciano un salone adiacente alla chiesa. Trovare così facilmente una sistemazione porta maggiore serenità all'interno del gruppo. Sento che arrivare fino in Normandia forse non è del tutto utopico. Vedo un vecchio, che un vecchio il quale non c'è da, come cinese, non c'è da, deve averne 50 come 100, che era seduto lì davanti alla porta. Gli fatto una domanda specifica: cosa stai facendo? Dice sì, e cosa ti ho risposto? Che cosa ti ho risposto? Mi ha risposto:
sto vivendo. Mentre psicologicamente ritroviamo energie, è il fisico che incomincia a dare segni di cedimento. Le vesciche non mi danno tregua, costringendomi a camminare in ciabatte. Daniel invece accusa un fastidioso dolore al piede. È il caso quindi di fermarci a riposare. Adesso le faccio vedere dove sono. Aspetta. E domani mattina, quando andiamo via, cosa dobbiamo fare? Ah, niente. Andiamo semplicemente via. Andate semplicemente via. Non so, stasera uscite voi? No. abbiamo- Allora posso chiudere. Voi a che ora andate via? Dipende, perché lui ha un po' un problema al piede, dipende come si Potrebbe- sente. Perché io vado a aprire la chiesa per le 7. Sì. E posso passare di qui e lasciare il cancello aperto? O è troppo tardi? No. Va bene. La mattina seguente capiamo però che il problema di Daniel è più grave del previsto. Fatica a camminare e proseguire così non è possibile. Siamo abbattuti. Il viaggio su cui tanto abbiamo lavorato in questi mesi è già finito qui, dopo neanche una settimana. Non ci resta che aspettare e sperare in un miglioramento. Trovata sistemazione in un altro oratorio, alla sera ci rendiamo conto che rimane solo una soluzione per conoscere le reali condizioni di Daniel e i suoi tempi di recupero. Ah bello, ha fatto Maurizio bellissimo. Mi serviva la sicurezza di sapere se io devo chiudere o no, perché sennò... Anche perché è una belinata alla fine, cioè, nel senso. Non è mai stato qua? Mai. È di Genova. Il dolore è nel collo del piede, al centro. Da quanti giorni? 2. Molto fitto da 1, dalla notte scorsa, e comunque è iniziato 2 giorni fa.
Siamo rimasti in 2. Per Daniel la diagnosi è stata infiammazione dei tendini con 2 settimane circa di riposo totale. E quindi non ha potuto fare altro che tornare a casa. Adesso per noi cambia tutto. Un viaggio che era stato organizzato per 3 va in qualche modo ripensato, soprattutto per la divisione dei pesi negli zaini. Di positivo però c'è che trovare da dormire per 2 diventa più semplice. Allora, come andiamo? Ma ti sento bene? Mi senti? Sento un eco della Madonna. Perché sono in una specie di cappella. Va bene lì? Lì, va bene. Sono seduto e mi sono proprio preso un colpetto e spalmato la cremina. Senti dei miglioramenti? No, è sempre uguale, però non lo potrò mai sapere finché non appoggio il piede e cammino normale. Se non lo faccio, mi ha consigliato di aspettare almeno 3 giorni e provare poi dopo. I 22 chilometri percorsi in giornata non riescono comunque a fermare la mia voglia di giocare. Il calcio è sempre una buona occasione per sfogare le proprie tensioni. La strada è piacevole e pianeggiante, grazie alla ciclabile di Sanremo. Le gallerie sono fresche e ci riparano dalla pioggia. Per la prima volta proviamo a cercare dove dormire su Couchsurfing, un sito di scambio ed ospitalità per quando saremo in Francia. Sebastien si chiama questo. Prima c'era uno che si chiama Kirill, opera raccomandata. Per questa notte riceviamo un rifiuto da una delle parrocchie di Bordighera, senza posto a causa dell'emergenza migranti al confine. Troviamo comunque da dormire nel paese seguente, Valle Crosia, dove veniamo accolti in un gigantesco oratorio. Per noi, 2 ragazzi di bell'aspetto e ben vestiti, non si rivela complicato farsi aprire le porte della chiesa. Diverso invece è per un altro genere di viaggiatori e vagabondi incontrati durante il viaggio, forse anche più bisognosi di noi, a cui vediamo spesso rifiutata l'accoglienza. La prima settimana è passata, la tratta ligure è conclusa e presto saremo in Costa Azzurra. Lasciata l'Italia non possiamo più contare sugli oratori così facilmente trovati da Silvia. In compenso in Francia il numero di campeggi è più alto e in media i prezzi sono contenuti. Inoltre contiamo ovviamente molto sul couchsurfing, lì è già più diffuso che in Italia. A Mentone siamo ospitati da amici di Silvia, Edoardo e Francesca, 2 ragazzi che dopo aver girato un anno in furgone per l'Australia hanno deciso di aprire un piccolo ristorante qui in Costa Azzurra. Decidiamo di fermarci 2 giorni e ne approfittiamo per riposare, abbuffarci e fare una sim francese. Avere internet sul telefono è fondamentale per trovare strade e sistemazioni. Nella piazza davanti al ristorante si aggira un signore che dice di essere Zeus e di esistere da 5.000 anni. È deluso dal mondo, non lo voleva così. Ripartiamo in direzione Nizza, dove per stasera abbiamo già trovato chi ci ospiterà gratuitamente.
Nonostante le meraviglie del paesaggio, questa si rivela una delle giornate più pesanti. I terreni pianeggianti sono solo un miraggio e la collina di Villefranche, da superare per raggiungere Nizza, sembra non avvicinarsi mai. Raggiungiamo la nostra meta che è già buio e dopo una cena veloce ci mettiamo a dormire. La prima esperienza di couchsurfing è andata più che bene. I 41 chilometri del giorno precedente però si fanno sentire, e non solo sulle gambe. Una vacanza all'insegna dell'illegalità. Prima mi fate mentire ai preti, poi mi fate rubare i carrelli. Mi fate! Lo vuoi te, Non sto male. Ci liberiamo ben presto del corpo del reato, per cambiarlo con un più pratico carrellino. Silvia può ora dar sfogo a tutta la sua creatività. Arriviamo ad Antibes nel tardo pomeriggio. Veniamo accolti da Maurice, che da buon portoghese ci prepara dell'ottima caipirinha. Ricambiamo con un, non proprio tipicamente italiano, pollo al curry con riso. Yes, sure. Parla spagnolo. All'alba ci rimettiamo in marcia. Siamo ancora stanchi, ma vediamo che c'è qualcuno anche più stanco di noi. Quanto vorremmo fermarci qui per giorni, a riposare all'ombra di un albero o sulla spiaggia, ma il bisogno di raggiungere Mont Saint-Michel è più forte e, nonostante tutto, andiamo avanti. Queste sono le ultime ore insieme a un nostro caro compagno di viaggio, il mare. Arriva il momento di risalire verso l'entroterra provenzale e per quanto ci mancherà profondamente, per questa sera, forse, riusciremo a non pensarci. Affanculo!
Ogni giorno che passa mi sveglio più spaccato. Or we can do that. Depends on... Ok. The thing is, well, this one is... Ascoltiamo i consigli di Fred sulla strada da seguire e ripartiamo verso il prossimo couchsurfing. Anche oggi si sale. La ricerca di un soggiorno non si rivela mai facile, soprattutto nelle zone meno abitate, e ogni volta, prima di ricevere una risposta positiva, vediamo recapitarci rifiuti, o più frequentemente, silenzi. In serata arriviamo nella casa dove alloggeremo stanotte. Il posto è splendido e veniamo anche invitati a mangiare. Siamo fortunati, perché normalmente la nostra stanza sarebbe affittata, ma in quei giorni a causa di lavori è libera. La nostra ospite Ariane, essendo stata una grande viaggiatrice da giovane, ospita spesso persone come noi e vedendo le nostre condizioni di stanchezza ci invita a restare una notte in più. Ovviamente accettiamo. Di gamberetti, It's one of those here. Yeah. That's going I hope it's nice. Per la prima volta, su consiglio di Ariane, ci troviamo a procedere per dei sentieri e non sull'asfalto. Secondo lei non ha senso camminare ovunque come facciamo noi, ma sarebbe meglio percorrere a piedi solo le parti suggestive. Avrà ragione. In ogni caso le sensazioni qui sono magnifiche. Costeggiamo anche un laghetto dall'atmosfera impressionista. Comunque dice che c'è la batteria quasi scarica. Da un giorno o da un momento all'altro il nostro morale può cambiare profondamente. A influenzarlo è soprattutto la sistemazione notturna. E sapendo che questa notte ci toccherà il campeggio, siamo già più nervosi. Ed è più facile trovarsi in disaccordo e litigare. Per esempio sul percorso da seguire. Soprattutto se le strade sono un inferno come questa. Porca puttana. Dannato sangue nel Lo sapevo, me l'aspettavo che uscisse. Eccoci nel cuore dell'incubo DN7, la superstrada che taglia la Provenza, e che oggi, per raggiungere la nostra meta, dovremo percorrere per 43 chilometri. Le nostre oasi diventano i centri commerciali. Purtroppo seguire altre strade è pressoché impossibile, soprattutto per le distanze, che aumenterebbero spaventosamente. Credo che non possiamo raggiungerla più. A 1,3 chilometri c'è un autogrill.
scende a sinistra da Rotondo, c'è Sì, passa il da ponte, sud, sì. ponte. Qua c'è una strada che fa a sinistra Ok. e a destra, tu passi a destra, passa da sud e prima a destra, Mhm. piega strada e tu fai tutta lungo dell'autostrada. Mhm. Nonostante qualcuno provi a convincerci a seguire altri percorsi, noi proseguiamo sempre dritti sulla cara DN7, verso Le Luc, dove un ragazzo ci ha lasciato il suo appartamento. Sì, guarda qua il terreno della gente. Ok, vi starete facendo qualche domanda, ma giuro che non stiamo barando. Quello che è successo in fondo era inevitabile. Prima o poi qualcuno doveva dirci, ma siete scemi a passare di qua? E se quel qualcuno è un addetto ai lavori della superstrada, ecco il risultato. Veniamo accompagnati dove inizia un fantomatico sentiero, che tagliando per le colline porta a Brignoles. Fantomatico perché, a quanto pare, non esiste. Ormai non abbiamo alternative e proviamo a proseguire seguendo Google Maps. E pensare che credevamo di non dover neanche camminare oggi. Dopo ore per sentieri, ecco davanti ai nostri occhi la dura verità. Ci siamo persi. È il caso di tornare indietro e scendere verso un lago poco distante. Da lì, probabilmente, troveremo anche un modo per proseguire verso Brignoles. Beaches Brew, il mio album preferito. No, non è un miraggio. Questa è la casa di Jonas a Brignoles. E anche per questa notte ce l'abbiamo fatta. Le case dei divorziati ormai sappiamo riconoscerle al volo, dai disegni dei figli appesi in cucina e dalle più svariate bizzarrie per viziarli. Spesso ci lasciano soli, con le chiavi di casa. La fiducia verso gli altri qui è sorprendente. Come siamo finiti su un'auto, di notte, nel bel mezzo del nulla, facciamo un piccolo salto indietro. La strada è tranquilla. Oggi andiamo avanti senza una meta precisa. Non abbiamo trovato un couchsurfing, quindi l'idea è quella di fermarsi in un campeggio quando si fa sera. Arrivati a Turves, sfiniti dopo 20 km di cammino, incominciamo a cercare un campeggio. Scopriamo che il più vicino dista più di 7 km, il che per noi significa almeno 2 ore di strada. Impensabile in quelle condizioni e a quell'ora. Proviamo quindi a chiedere in giro se c'è un posto tranquillo dove possiamo accamparci. Ok. Voulez voir là? Tout droit. Tout droit. Et vous tombez dessus le stade. Ok. Et si vous pouvez descendre, il y a de l'herbe, vous pouvez dormir là. Ormai è quasi buio
e iniziamo a montare la tenda. Sentiamo delle persone correre, ne vediamo solo le sagome. Uno di loro si siede vicino a noi, chiede una sigaretta e sparisce. Siamo turbati. Rimettiamo le cose negli zaini e ci allontaniamo. Vogliamo andare in hotel. Facciamo un po' di volte la via dove dovrebbe essercene uno, ma niente. Un ragazzo in macchina, vedendoci in difficoltà, si ferma e chiede se vogliamo dormire a casa sua, a 5 minuti da lì. Sono ormai le 11 passate. Titubanti, accettiamo. Dopo pochi minuti di strada normale, però, svolta ed entra nel bosco. Ed ecco dove ci siamo lasciati. Io e Silvia ci guardiamo, immaginiamo entrambi quello che nessuno ha il coraggio di dire. Dice di vivere in una roulotte. Per fortuna è vero. È gentile, ci offre da bere, ci mostra il bagno, un ruscello, e ci indica il terreno dove montare la tenda, per poi mettersi al telefono. Qui è tanto buio quanto silenzioso. Non siamo tranquilli, non possiamo restare lì. Vado da lui e mi invento che Silvia non sta bene e che abbiamo bisogno di andare in hotel. Se non accetta di portarci, so che devo prepararmi al peggio. Per la prima volta mi sento anche disposto a fare del male per proteggerci. Il ragazzo aveva buone intenzioni. Gentilmente ci ha portato subito all'hotel più vicino e più economico. Sentiamo comunque di aver fatto bene a seguire il nostro istinto. Non avremmo certo dormito tranquilli in quella situazione. Completiamo un ultimo pezzo di DN7 e ci dirigiamo verso la splendida Saint-Victoire. Con prima tappa Pourcieux, tranquillissimo paese a un giorno di cammino dalla montagna. Qui siamo ospiti del portoghese João e di sua moglie nata in Germania. Entrambi lavoravano in Francia e ora hanno messo su famiglia. Dovremmo fare silenzio, perché la loro bambina sta dormendo. Dopo 11 giorni di degenza, ecco Daniel. Il gruppo torna finalmente al completo. Lascia perdere, va. Dovevano essere 3 ore calme, siamo già persi a Nizza. 3 ore un cavolo, 3 ore dava, alle 17 dovevamo essere qua. Ad un certo punto è salito a 6 ore, gli ho detto vabbè dai, io ti lascio qua. Ci vediamo. Sì, infatti devi trovare, dai, 3 ore. E sono arrivato. Siamo stati fin troppo giusti. Buonasera, grazie, grazie anche. Ciao merda. Ciao. Per Daniel non è facile riadattarsi. Noi siamo molto cambiati da quando ci ha lasciati. E non solo per la pelle abrasa dal sole e i polpacci gonfi. I nostri sguardi sono diversi. Abbiamo sulle gambe 500 chilometri e la coscienza di questo viaggio non è la stessa di 2 settimane prima. Nonostante questo, Daniel sembra metterci poco ad ambientarsi. Qua? È un tubo idrico! Viviamo anche momenti di euforia, come quando Rémi Gaillard, notissimo comico francese, risponde alla nostra mail dicendo di avvertirlo quando saremo in zona Montpellier, dove lui abita. Speriamo di riuscire a incontrarlo.
Benché trovi questo posto meraviglioso, la voglia di tornare a casa incomincia a farsi prepotente. Le energie mentali mi stanno abbandonando, ben prima di quelle fisiche. Anche i dubbi sulla riuscita del progetto mi tormentano. Sono passati già 20 giorni e non siamo neanche a un quinto del percorso. Le distanze studiate sulla cartina vengono regolarmente smentite. Camminiamo fino a 13 ore al giorno e alla sera, per raggiungere la tappa stabilita, abbiamo coperto quasi il doppio dei chilometri che pensavamo. Per arrivare qui a Puy-Lobier avevamo previsto 360 km. Ne abbiamo fatti 511. Di questo passo, tra quanto arriveremo a Mont Saint-Michel? Con il ritorno di Daniel, l'equilibrio che avevamo trovato io e Silvia incomincia piano piano a sgretolarsi. E quella che ne risente di più è lei. Dopo giorni con davanti agli occhi i cartelli per Aix-en-Provence, finalmente la raggiungiamo. Qui ci separiamo. La paura di una ricaduta ed altri problemi al ginocchio preoccupano Daniel, che decide di seguire la strada più breve, quella DN7 che io e Silvia vogliamo evitare a tutti i costi. Noi, dopo una breve visita alla casa di Cézanne, optiamo per una strada secondaria tra la campagna. Si riunisce poi alla sera, in un umile motel. Accampamento in hotel. Caravana. Possiamo ad accamparci anche in hotel. Su queste strade capita spesso di rimanere senza la possibilità di rifornirsi d'acqua. Nessuna fontana e nessun negozio. Per fortuna a venirci incontro c'è la generosità dei pochi abitanti di queste campagne. Discorso simile vale per l'ombra. Anche questa è un bene prezioso, se il termometro segna 40 gradi. E quando capita, è un delitto non approfittarne. Tanto questi giorni abbiamo fatto poco e niente, quindi ci stiamo riposando. Questa è la casa di Virgie e i suoi coinquilini. Ha lasciato una lettera con scritto come muoverci, avvisando che sarebbe rincasata per cena. Sentiamo tutti e tre l'esigenza di fermarci un po' qui. Ci invitano a restare una notte in più. Accettiamo e ne approfittiamo per godere di una serata a Salon de Provence con i nostri nuovi amici. French celebration days or anything? They make...
Stando qui entriamo velocemente nelle vite di questi ragazzi. Virgie, insegnante di piano nata in Corsica. Renaud, tecnico del suono un po' broccolone ma gentile. Rémi, giovanissimo ma già divorziato. Adesso Latin lover pieno di ragazze e cappelli. Pensate, da sposato amava cucinare, ma ora non tocca più un fornello. Mountains, cats will come to drag away your love and rise with me forever across the silent sand. Rise to be alright, and the wind will be my hand. Ormai ci siamo abituati a mettere tutto negli zaini e ripartire. A salutare persone con cui stavamo legando, sapendo che, probabilmente, non li rivedremo mai più. Mezzo alla strada, aspetta. Per fortuna qui le strade non sono molto trafficate, ma il caldo è ai limiti della sostenibilità e le mie epistassi sono sempre più frequenti. Io e Silvia siamo all'estremo, sia fisico che mentale. Andiamo avanti per inerzia. Ma il mio spirito, già provato da queste 4 settimane, deve prepararsi a un altro duro colpo. Infatti, senza dare precise motivazioni, Silvia decide di lasciarci e tornare a casa. Ancora una volta tutti i nostri programmi vengono stravolti. E come si fa in questi casi, per non lasciarsi sopraffare dalle emozioni, ci dedichiamo alle questioni pratiche. Ordiniamo su Amazon una tenda più leggera e i ricambi per il mio cellulare, rotto ormai da diversi giorni. E soprattutto eliminiamo dai nostri zaini tutte le cose a cui possiamo rinunciare e le lasciamo a Silvia. Brucia la cornea. Ciao Silvia. Ciao. Usciti da Arles, la depressione ci prende alla gola. Nonostante il sole, il cielo sembra grigio. E questa infinita pianura ci opprime fino a spingere fuori tutti i nostri pensieri più fragili e profondi. La nostalgia di casa è un sentimento che provo di frequente. E cercare di sconfiggerla è uno dei motivi che mi ha spinto a compiere questo viaggio. Ma qui, stremati dal caldo e dalla fatica, non può che prendere sopravvento, lasciandomi senza fiato e senza forze. Il tempo e le distanze nella nostra mente vengono dilatati e portati all'estremo. Irrazionalmente ci sentiamo lontani settimane e settimane da Genova. E la ragione, che cerca di dirci che in realtà siamo soltanto a qualche ora di macchina dall'Italia, rimane ignorata. Sì, è chiusa negli anni 50.
Per noi, come per questa fabbrica di vino, il tempo si è fermato. Viaggiamo in una dimensione tutta nostra, accumulando disordinatamente ricordi e riscoprendoli casualmente. Vaghiamo da una stanza all'altra della memoria, alla ricerca di tutto ciò sopravvissuto all'oblio, dell'esperienza e del tempo. Oggi il caldo è all'apice di questa torrida estate. Il termometro tocca i 42 gradi. La poca ombra che riusciamo a trovare è come un'oasi per i beduini del deserto. La notte faccio fatica a dormire per il mal di schiena. Con l'addio di Silvia il peso del mio zaino è decisamente aumentato. Raggiunge ormai i 22 kg. Ho ancora malinconia dei momenti passati con lei. È strano provare certe sensazioni per ricordi così recenti. Quella nostalgia irrazionale, pura, che pensavo soltanto un bambino potesse provare, è rinata dentro di me. Lei è così che ti commuove. Non tanto riportando alla mente episodi piacevoli, semplicemente ricordandoti che niente dura in eterno. Capelli di merda, ciao. Un nuovo capitolo è inevitabilmente iniziato. Lo stiamo capendo e lentamente accettando. La spedizione sta cambiando forma. Ormai l'unica sfida sembra essere portarla a termine. Come e perché stanno assumendo sempre meno importanza. Dopo 31 giorni raggiungiamo la città che risulterà essere un importante snodo del viaggio, Montpellier. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set a night on fire. Fire. Qui siamo ospiti di Alessandro, un ragazzo di Roma ormai stabile da anni in Francia. Grazie a lui riusciamo anche a goderci un paio di serate tranquille per i locali del centro città e un giro culturale nel particolarissimo quartiere di Antigone. Ma noi Montpellier l'abbiamo sempre conosciuta per un'unica semplice ragione: Rémi Gaillard. È qui infatti che vive e lavora il comico francese a cui abbiamo scritto qualche settimana prima. Convincerlo a incontrarci però si rivela più complicato del previsto. Lui è in partenza per la Spagna e non sembra avere tempo da dedicarci. Ma quando ormai le nostre speranze stanno per spegnersi, Merci beaucoup. Ciao. So what are you doing here? We are shooting a movie from Genova, Italy, to Mont Saint-Michel. A pied? A pied. It's long. Only a pied. Yeah, Long. it's one month. One month month, from another 2 months. Yeah, we are crazy. Okay. And tomorrow morning we start to go to Clermont Okay, and where are you gonna sleep? in a couch surfing. Do you know couch surfing? No. It's a site where people host you, and it's known people, so it's like a friend.
I just want to say thanks to my fans from Italy. Yes. You understand? Yes. I don't speak English very well. So, merci à tous les Italiens, que ce soit à Rome ou d'ailleurs, jusqu'en Sicile, de Naples jusqu'à Turin, en passant par Gênes. Il y a quoi d'autre comme ville là-bas? Milan, Parme. Donc merci de me suivre sur internet, l'aventure continue et je vous dis à très bientôt en vrai parce que j'ai vraiment envie de venir dans votre pays que j'aime et le joueur que je préfère qui joue en Italie, c'est Trezeguet. Ebbene sì, ecco la svolta di cui stavo parlando. I soldi in comune sono finiti e di questo passo, prima di raggiungere Mont Saint-Michel, ci vorrebbero almeno altri 3 mesi, per molteplici motivi assolutamente infattibile. In più le condizioni fisiche di Daniele non gli permettono di mantenere questi ritmi. E non solo per la tendinite avuta un mese prima, ma anche per dei problemi al ginocchio sinistro precedentemente operato. Così, dopo 761 km esclusivamente a piedi, decidiamo di integrare alcune parti con i mezzi di trasporto, dimezzando in questo modo spese, fatiche e tempi. Ora però entrano in gioco maggiori problemi organizzativi. Capire come muoversi è complesso. Cambiando regione i collegamenti non sono ottimali e le linee nei centri più isolati scarseggiano. Inoltre, tra i diversi mezzi di trasporto o semplicemente tra le diverse compagnie ci sono disparità di prezzo importanti. Avere più decisioni da prendere non porta altro che ulteriori discussioni e tensioni. Così capita spesso di separarsi, o più frequentemente di stare insieme, per comodità, ma non parlarsi per intere giornate. E questo non fa altro che sfinirci sempre di più. Al risveglio tra di noi l'atmosfera resta ancora tesa. L'intera giornata passa così in silenzio e in solitudine. Seguiamo la Voie Verte, la vecchia strada del treno, tra le colline e i paesi del Languedoc-Roussillon. Alla sera però ci si riunisce e tornano i sorrisi e la complicità. Dormiamo da Cedric, un ragazzo che ci aveva già ospitato 4 giorni prima a Lunel e che ci ha voluto anche qui nella sua casa in campagna. Veniamo coinvolti nel gioco della pétanque, con magri risultati. Quella di Cedric è una famiglia a chilometro zero. Mangiano frutta e verdura coltivati nel proprio orto e bevono acqua presa direttamente da questa fonte. Riempite le nostre bottiglie, siamo riaccompagnati sulla Voie Verte, dove abbiamo da percorrere 12 km per raggiungere il paese della nostra prossima ospite. Cioè mi dura 3 giorni. Sono buone?
joke, but I could never imagine they say ooh la la like every day. When we say Belin is like a comma. Okay. And Belino is the penis. Okay. But it's not. It's enough a sweet word. Ah, okay. Because we have in Italian like cazzo. Così. Porca miseria. Porca puttana. You sound that it's hard. Okay. Belino, it's not. Okay. Okay. A kid can It's say. not so vulgar. It's more elegant. Yeah, more Okay. elegant. Yeah. Viens ici, s'il te plaît. Est-ce que t'as un ballon chez toi? Un ballon? Oui. Je n'ai pas. Si? Non. Ou sinon 1 centime. Non. C'est trop cher. Avanti un altro. Bieber. No, fuck you. Oh, you're getting better. Je veux une pomme! Je veux une pomme! Et non, Vedendolo sull'albero, una piccola citazione era dovuta. Passiamo una giornata fantastica con la gentilissima giappo-brasiliana Patricia. Scopriamo anche che qui, a Saint-Amand-Val-Thorens, di notte vengono spente tutte le luci per contrastare l'inquinamento luminoso. Ne approfittiamo per fotografare le stelle. Il cielo è uno spettacolo unico. Tra le tante persone che potevano ospitarci in questo momento, forse Steve, ex militare tuttofare, è la migliore per risolvere un po' di dubbi a Daniel. Il desiderio del mio compagno, infatti, è quello di dormire all'addiaccio, in un bosco o in un campo. Un desiderio che aveva manifestato già alle origini del viaggio e che, trovando la mia posizione contraria, aveva creato non poche discussioni. Ma ora, dopo aver ascoltato i consigli di Steve, abbiamo deciso che, quando sarà il momento, semplicemente ci divideremo per la notte. Io in casa o in campeggio e Daniel nel bosco. And if you see the ground, another technique. Nel frattempo, con qualche difficoltà per salire sul tetto, assistiamo agli spettacoli pirotecnici per il 14 luglio, festa nazionale francese. Questa zona della Francia, nei Midi Pirenei, si rivela essere una delle più belle del viaggio. In questi giorni alterniamo pesanti camminate a parti in pullman, tra salite estreme, discese ancora più estreme, desolate campagne e vitali città. Per noi il tempo ormai scorre in modo diverso. Stiamo fermi anche delle ore e ci sembrano passati 10 minuti. Quando mancano 2 o 3 giorni di viaggio per raggiungere una città, ci sentiamo quasi arrivati, come se mancassero pochi chilometri. Città di cui ci costruiamo un'idea in testa, per giorni. Prima solo un nome su una cartina verde o un cartello, poi diventa un angolo di strada, un prato, un evento, o anche solo una persona. Quello è il ricordo che rimane nella nostra memoria. La fama dei genovesi è arrivata fino a qui, ad Albi. Veniamo infatti accolti con tanto di trofie al pesto. Dando le trofie. Al pesto, con gamberetti. Non si parla con la bocca piena. Au portail, il y a le robinet eau ville. Au ville. Voilà. Ci riposiamo e pranziamo spesso in chiese e cimiteri. Sono luoghi come altri, e anzi, si rivelano particolarmente pratici e comodi, in quanto freschi e silenziosi.
Ma se dovessimo scegliere, di sicuro voteremmo i cimiteri. Nelle chiese si respira un'inquietante aria di morte, tristezza e sofferenza. Raggiunta Najak, senza campeggi e mezzi pubblici a disposizione, ci troviamo costretti per la prima volta a ricorrere all'autostop. E anche in questo caso siamo parecchio fortunati. Troviamo un bel campeggio a Villefranche-d'Rouergue. Per noi, estraniati da tutto, è anche uno dei rari momenti in cui respirare un po' d'aria d'estate e di festa. No, passò. No. La figlia de starà. Dalla sacristia. Capita a tutti di avere nostalgia di luoghi ed epoche mai visti dal vero e mai vissuti. Magari giusto ispirato da un quadro, da un film, o anche solo da un racconto. Come se avessimo una memoria globale dell'essere umano. Durante questo viaggio ho avuto spesso la possibilità di ritrovarmi in alcuni di quei luoghi rimpianti e immaginati, di sentirmi anche solo per un istante in un altro tempo, di respirare Brassens, Monet, De Funès, Cézanne, la cosiddetta sindrome dell'età dell'oro, una malinconia in cui è tanto bello quanto doloroso navigare. Ma tali momenti, purtroppo, sono sempre destinati a durare poco. Basta un rumore, delle luci, delle persone, o più spesso il rombo di un'automobile a riportarmi qui, tra folle di turisti inconsapevoli che rendono qualsiasi posto un Luna Park, una finzione, solo un artificioso ammasso di pietre e mattoni, privato della sua storia. Ed è in un momento qualsiasi, nella nuova Aquitania francese, che la fase nostalgica sopisce, inghiottita dalla paura, e lo spettro della morte si impadronisce dei miei pensieri. Una paura soffocante, ma irrazionale. Non sto correndo nessun particolare pericolo adesso. Nonostante ciò, lei resta. Di fronte al nulla, al non esistere, la mia mente vola e non trova appigli, lasciandomi confuso e spaurito. Per fortuna queste sensazioni vanno affolate e per gran parte della giornata riesco a stare tranquillo e a distrarmi. Cerco in tutti i modi di non rimanere inghiottito dall'ombra delle mie paure.
Dopo aver passato la notte separati, con Daniel esaltato per aver finalmente dormito nel bosco, arriviamo ad Angoulême, la città del fumetto. Qui conosciamo qualcuno che sta facendo un'esperienza forse più estrema della nostra. Andrew. A soli 20 anni ha infatti lasciato casa e lavoro senza portarsi dietro praticamente nulla. Tutto il necessario per come la vede lui. E da 4 mesi gira senza meta per l'Europa, con nessuna intenzione di tornare indietro, anzi, con il desiderio di provare a raggiungere il Canada imbarcandosi su qualche nave. Lo sento lontano anni luce da me. Io non sogno altro che tornarci a casa. Ogni giorno mi sveglio con un dolore ai piedi così forte da non riuscire ad appoggiarli. L'alluce e le altre 3 dita del piede destro mi formicolano. Questo si aggiunge alle vesciche e alle spalle indolenzite. Camminare la prima mezz'ora è durissima, poi a mano si prende il ritmo e i dolori si attenuano. Ma alla sera e al mattino seguente tutto inesorabilmente torna. Respiro ancora brutte sensazioni e la vescica sotto al piede continua a tormentarmi. Daniel sembra invece essere più spensierato. Finalmente il grande caldo è alle spalle e Mont Saint-Michel si fa sempre più vicina. Riesco anch'io a farmi un po' contagiare dal suo entusiasmo. E questo anche grazie a un caro amico che non vedevo da quasi un mese. Il mare. È un mare molto diverso dal nostro, freddo, scuro, inospitale, ma comunque altrettanto appacificante. Dopo un giro per La Rochelle, la nostra ospite Virginie ci accompagna fino al ponte per l'Île de Ré, un'isola che ci hanno consigliato assolutamente di visitare. I 3 chilometri del ponte si rivelano anch'essi una dura sfida da superare. Adesso soffriamo veramente il freddo. In più mi accorgo di aver dimenticato il cappello a casa di Virginie. Ma le fatiche vengono premiate. E per la prima volta nella nostra vita assistiamo all'incredibile spettacolo della marea.
Raggiunta poi a piedi La Rochelle, troviamo 1000 difficoltà per arrivare alle Sables d'Olonne, l'unico posto in zona con un couchsurfing disponibile. Ma dopo aver cambiato 3 treni, alle 10 di sera, raggiungiamo finalmente Anne e il suo cagnolino, che ci stavano aspettando. One semaine, week. Ah, 1 week. Ok. 10 days. Là, vous voyez, les gens, il y a de la musique de l'autre côté. Entriamo dalla finestra. Anne si è scordata le chiavi. Ok. Qui sì che si respira il mare, l'oceano. Il battello che collega i 2 lati della città, i gabbiani, le scogliere, i fari, le barche di pescatori che attraversano il canale e le piccole casette, come quella dove siamo ospitati, danno un sapore speciale e vero a questo piccolo porto sull'Atlantico. Ma i problemi sono sempre dietro l'angolo. Passo una notte infernale a causa del mal di denti. Per fortuna, con l'aiuto di un'amica francese di Anne, riesco a farmi dare un antidolorifico in farmacia. Ma questo mi allevia il dolore solo momentaneamente. Tradente, freddo e vento, per la prima volta vengo stroncato dal mal di testa. Daniel, nel frattempo, è alla ricerca di un telefono, quindi di fatto passiamo la giornata separati. Ci riuniamo solo alla sera, in un campeggio di Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un po' come la nostra salute e il nostro umore, anche il clima qui sembra cambiare più velocemente e confusamente. Oggi il mio mal di testa è già un ricordo, ma l'ascesso causato dal dente del giudizio è ormai in fase avanzata e l'unica soluzione è trovare un medico che mi prescriva l'antibiotico. Dopo una giornata caratterizzata dall'ennesimo litigio, ci vediamo al pomeriggio per prendere un passaggio su Blablacar, direzione Nantes, la città più vicina con un ospedale. Ci ritroviamo in stanza con altri 4 giovani couchsurfer. 2 polacche, 2 francesi E 2 stronzi. Abbiamo trovato anche situazioni così. Persone con grandi case che ospitano chiunque abbia bisogno. Grzegorz, ok. John. Insomöge nunanna. Insomöge nunanna. Sounds like change. Yes, yeah. Forget one. Les chaussettes sèches de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Sont-elles sèches, Sont-elles archi-sèches? archi-sèches? Les chaussettes sèches de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Questi. Dobbiamo andare di là.
Finalmente libero dal mal di denti, festeggiamo a casa di Letizia, la stessa ragazza che ci ha portati a Nantes e che, appassionata dal nostro viaggio, si è offerta di ospitarci per una notte. For example, what I told you. The French are completely crazy. They're good. Respect. Quindi raggiungiamo Vannes. Siamo in Bretagna. La Manica è sempre più vicina. Mont Saint-Michel è sempre più vicina. A Toupon dormiamo in un campeggio sul lago, in quella che si rivela con i suoi 7 gradi la notte più fredda del viaggio. Ignari di ciò che quel giorno, in maniera incredibilmente casuale, sarà l'incontro più interessante di questi 2 mesi. Ci incamminiamo verso Monteneuf, il paese dei menhir, fino a quando non ci offre un passaggio lui, Alain Noël Ristori, ex capo della gendarmerie ed interprete, che ora gestisce un sito di traduzioni. Parla infatti diverse lingue, tra cui un po' di italiano. Si rivela anche essere un grande esperto di menhir, nonché ex presidente dell'associazione che cura questo parco. Ci spiega che il tempo non aveva lo stesso valore per gli uomini primitivi, che è una dimensione scoperta in seguito. Inserendo un legno in una fessura di un masso e aggiungendo gradualmente acqua, il blocco si allargava fino a spezzare la roccia. Questo processo richiedeva anni, o meglio, decenni, anche di più della vita di una persona. Il tempo e la vita del singolo non avevano valore di fronte a quella del proprio gruppo, della propria specie. Seppure noi, durante un'esperienza come questa, abbiamo ormai cambiato la nostra concezione del tempo, pensate a quanto potesse essere percepito diversamente in un contesto selvaggio di 7000 anni fa. Time in nothing is not a dimension. Time is an invention after. Learn something before Big Bang because the physical units do not work. So we call it the wall of Planck, the scientist Planck, or in the 19th century. Le mur de Planck, the wall of Planck. We cannot go over the mur de Planck. This is like the mur de Berlin. Finito il giro al parco, ci porta a casa sua, dove siamo invitati a passare la notte. Non prima però di averci raccontato e fatto vedere altre centinaia e centinaia di cose. On voit des trous, ils ont été taillés, puis finalement ils n'ont pas fini. A paper for the English people in France. Et alors là, France Inheritance Law. Because I want to make for putting the plates like that. Because this is the north side, and winter has no signification in New Caledonia. Ah, no, exactly. Questa è sua moglie Gigi, maestra di origami. La osserviamo incuriositi al lavoro. Au fil de l'eau, for the water mills, au gré du vent, voilà, au fil de l'eau. Ben oui, c'est pas... Non, mais c'est con, parce que moi j'avais un... Putain, ça, c'est fou ça, hein. Où est-ce que j'ai pu le mettre? Right on through to the other side, right on through to
Stamattina Alain Noël ha deciso di farci vedere la casa di un suo amico, il conte di Monteneuf. In the house. Ringing again. Allô? Waouh. Allô. Oui, Gigi, je suis à la brouterie. Non, pas à la brouterie, je suis, oh là, je suis à la Voltaire. Bon, avec nos deux amis italiens. Je pense que c'est un bol d'alouette. D'accord. J'ai les mains qui me démangent. D'accord. Jamais. Et c'est en plastique. Hein. En plastique. Non. Bon. Hein? Je parle espagnol, mais pas italien. Vous parlez espagnol? Non, du tout. Ah bon. Comme une vache. Oui, je viens à pied. Non, oui. Non, je viens chercher. D'accord? Je laisse Gwen. Vino bianco. Gwen is bianco. La nostra buona sorte però non finisce qui. Lei è la nipote del conte e oltre che carina è diretta a Rennes, proprio dove dobbiamo andare noi. In questi giorni si è da poco trasferito in Francia per lavoro Marco, il padre di un nostro caro amico. Per oggi abbiamo da mangiare e dormire nella sua nuova casetta a Montfort-sur-Mer. Oh, finalmente abbiamo mangiato come si deve. Dopo 2 mesi. No, non è vero, ieri sono stati a pranzo dal conte e dalla contessa. Vabbè, però non è... Su Facebook, poi ci racconteranno la contessa. Ah, già, perché tu li segui su Facebook. La contessa era... Io invece no. Su Facebook. In pieno spirito d'accoglienza umbro, veniamo caricati di cibo e accompagnati a Saint-Malo, da dove percorreremo gli ultimi 65 km a piedi seguendo la costa. Ci ritroviamo a percorrere le alte mura di questa città, accompagnati dalla scacchiera dei suoi enormi palazzi e dal mare, prepotente in alta marea. Le giornate anche qui cambiano molto velocemente e quando il mare si ritira, la spiaggia riaffiora e torna la tranquillità. Riprendiamo il cammino, ma dopo pochi chilometri, per essere più precisi, dopo 58 giorni e 2212 chilometri percorsi... La vedo! È lei, Mont Saint-Michel. Quel puntino lì
Si vede. Già è magica da qua. Del mare di là. Vabbè. Vabbè, siamo arrivati. Più o meno. Da quel momento in poi, fino al giorno in cui l'avrò lasciato, non farò altro che ammirare quel castello magico, meraviglioso, sognato e invocato per tutti questi mesi. Lentamente si è avvicinato sempre di più, fino a oggi. Ora è davanti ai nostri occhi. Possiamo sentirlo e vederlo veramente. Di ora in ora, sempre più vicino. Ormai fuori da ogni epoca, soltanto noi e lui, io e Mont Saint-Michel. Io, perso nel mio tempo, in un luogo che non esiste, nel momento più vicino a quel nulla che tanto mi tormenta. Manca veramente un soffio al nostro traguardo. La fatica non si fa più sentire e le gambe avanzano su questa sabbia di conchiglie come se questo viaggio fosse appena iniziato. Ma inconsciamente, con l'avvicinarsi della meta, io e Daniel incominciamo ad allontanarci l'uno dall'altro, fino ad arrivare a una feroce litigata e alla conseguente separazione per la notte. Forse, arrivati a questo punto, abbiamo entrambi il bisogno di vivere questa conquista soli. Fa uno strano effetto. Ultimo giorno di viaggio. Tra circa 30 km sarò a Mont Saint-Michel. Dopo aver trascorso la mattinata passando prima per la spiaggia e poi per la palude, ecco che infine ritrovo il sentiero principale. Sono completamente solo. Mentre avanzo, sopraggiungono così tante sensazioni da non riuscire più a pensare a nulla, da non riuscire a capire se sono felice, triste, orgoglioso o qualsiasi altra emozione si possa provare dopo un'esperienza come questa. Forse mi sento solamente libero. Libero di tornare a casa, alla mia vita normale, lontano da tutti quei pensieri e quelle fatiche che mi stanno logorando. Libero di godermi la pura e semplice bellezza di questo posto.
Daniel è partito per tornare a casa. Ho conosciuto Alexander e con lui sono andato a esplorare la spiaggia. Mi ha raccontato di aver incontrato qui a Mont Saint-Michel una ragazza che ha perso la sensazione del tempo. Non si rende conto se sono passate 3 ore o 10 minuti. Questo non le permette più di avere una vita normale. Mi ha detto che il suo corpo è freddissimo e che ora la stanno studiando i monaci di questa città. Non sono particolarmente interessato a scoprire se sia accaduto realmente, ma è curioso ascoltare da un perfetto sconosciuto una storia, proprio qui, alla fine del mio viaggio, così sensibilmente vicina al cuore di questa mia avventura. Vi sarete chiesti cosa si provi a perdere totalmente la cognizione del tempo, a sentirsi in più posti contemporaneamente, a non riconoscere i propri pensieri, a non capirli, ad avere paura di capirli, a farsi trascinare dal fascino del passato e spaventare dal futuro, a essere così abituati al dolore da non sentirlo più, a svegliarsi ogni mattina non sapendo se la sera troverete un letto su cui dormire, una doccia per rigenerarvi, a mangiare sul ciglio di una strada, tra gli insetti e la polvere, senza sapere se quando sarete tornati a casa sarà cambiato qualcosa, se, nonostante l'ansia, riuscirete a prendere sonno, se la notte avrà sempre lo stesso colore. Inutile cercare delle risposte. Vivete tutto questo ogni giorno, quando parlate con la persona che amate, quando lei non c'è più, quando aspettate una telefonata, quando suona il telefono, quando siete distanti, il tempo vi sfugge dalle mani e lo sentite scivolare via per sempre.
back into your arms. Hold me back into your arms, yes. Hold me back into your arms. Hold me back into your arms, yes.